Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, basta cliccare lì dove c'è scritto iscriviti, attivare la campanellina ma soprattutto sostenermi con un bel like e poi commentate più che potete. A proposito di commenti, cercherò di rispondere a tutte le vostre domande di questo prodotto qui che è della Brondi. Il prodotto si chiama Magnum XXL 4G. È una novità del 2025, è una novità di Brondi e perché vi dico di commentare? Fatemi delle domande, perché visto che questi cellulari qua io li terrò, cercherò anche di fare dei video dove avete delle difficoltà, ad esempio come inserire il numero in rubrica, come cambiare la suoneria, come far questo, come far l'altro. Bene, io sono qua pronto a fare dei video. Quando vedo dei commenti magari cercherò uno o due commenti in più in modo da realizzare un video unico che vado a rispondere alle vostre domande, quindi commentate più che potete. Perché vi parlo di questo cellulare qua? I cellulari Brondi sono quei cellulari che non è come uno smartphone che sono touch, sono per tutte quelle persone che dicono a me non mi interessa lo smartphone, non mi interessa il touch, anzi dove lo porto io il touch mi dà solo fastidio, non posso utilizzarlo perché ho i guanti su, perché ho le mani bagnate, eccetera, eccetera, eccetera. O per tutte quelle persone che dicono a me non interessa più dello smartphone, voglio stare un po' fuori dal mondo dei social, eccetera, 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 voglio avere solo un cellulare per chiamare e per fare le chiamate e mandare i messaggini. Perfetto, questo è il prodotto ideale. Questo, adesso io ve lo dico, è il prodotto ideale anche per mia mamma, ad esempio, che lei non vuole sapere di smartphone, a lei basta solamente chiamare e basta, perché il cellulare nasce per chiamare. E quindi restiamo fermi lì. Prodotto molto particolare e sono contento che finalmente l'abbiano fatto. È un prodotto 4G. Perché dico che è importante il 4G? È importante il 4G perché ci sono tanti operatori che hanno tolto il 3G e quindi dico Iliad, dico TIM, dico Chiacchiera, eccetera, 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 non hanno più il 3G e quindi c'è bisogno per forza di un 4G. Avevamo avuto tanti problemi nella vendita quando c'è stato questo passaggio qua. Allora io a proposito di vendita vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, usate magari quel link lì in modo che mi aiutate a crescere e a portarvi altri video. Ringrazio ancora Brondi che è lo sponsor ufficiale di questo video e sono prodotti che secondo me vanno alla grande e sono i prodotti più conosciuti a livello di senior come cellulari. Andiamo a vedere allora il nostro cellulare così vediamo un attimo come è fatto. Le caratteristiche principali sono che appunto ha il 4G, che ha l'USB-C, che quindi potete metterlo sia in un senso che in un altro, quindi per vostro papà, vostra mamma, per chi lo utilizza o chi sta guardando o vuole utilizzarlo, non avete problema di come mettete il caricabatterie, perché tanti col micro USB tendevano a romperlo essendo fatto più largo sotto e più stretto sopra. Comunque adesso andiamo a vedere cosa troviamo dentro. Allora, questo è il nostro cellulare, vedete che è sottolineato qui 4G volte, che appunto che serve per fare le chiamate, e guardate che display, un display enorme, un display da 3,2 pollici, fotocamera da 2 megapixel, non nasce tanto per fare le foto, appunto il connettore reversibile e il flip attivo. Che cosa significa avere il flip attivo? Significa che mi arriva una chiamata, apro e rispondo, oppure posso anche dire no, io non voglio che ci sia questo, voglio che quando apro guardo chi è e poi rispondo. Poi all'interno troviamo un ringraziamento da parte di Brondi di aver preso il prodotto, troviamo la batteria che comunque è ancora una batteria che si può togliere e poi troviamo il nostro caricabatterie che adesso vi faccio vedere, che è un caricabatterie normalissimo USB-C, eccolo qua, vedete, USB-C, adesso ho messo a fuoco, sì, USB-C, ed è un caricabatterie che non ha tanti ampere, perché comunque la batteria non è una batteria da 5000 mAh come abbiamo negli smartphone, è una batteria normalissima che è da 1400 mAh ed sono delle batterie comunque al litio, eccola qua. Bene, adesso io cambierò inquadratura, prenderò dall'alto in modo che potete vedere anche voi cosa sto facendo. Eccoci qua, allora, guardiamo il nostro telefono, come vedete qui al lato abbiamo il tasto per la torcia che dopo andiamo a accendere e vedere, qui abbiamo il tasto per rispondere alle chiamate, questo qua verde, il rosso per mettere giù, diciamo così, FM è il tasto per mettere la radio, messaggini, fotocamera
e guardate che bei tastoni grandi. Adesso andiamo a mettere la batteria. Allora, questo è uno dei punti che tanti mi chiedono, come si fa Lorenzo a mettere sulla batteria? Allora, vedete il nero lucido come lascia le impronte, quindi diamo una pulitina, eccoci qua. Allora, qui c'è una fessura, guardando il nostro cellulare dalla parte bassa a sinistra, c'è una fessura, andiamo ad aprirlo e tiriamo qua tranquillamente la leva. Allora, vediamo subito che è un dual SIM, ok? Quindi sono due SIM che vanno messe qua. Le SIM vanno sempre messe con la parte del taglio come sono disegnate in questo caso qua. Per togliere la SIM come si fa? Si sposta la parte metallica e si alza così. Si mette la SIM, vedete che qua ha un taglietto, bene, la SIM va messa tutta la parte dritta qua, il taglietto va messo qua. Si abbassa e poi si richiude. Qui invece va la memoria per le foto, i video, eccetera, eccetera, eccetera. Aspettate che vedo se riesco a metterlo qua vicino. Qua va la memoria transflash, la micro SD come volete dire. Qui va messa la SIM e qua l'altra SIM. Per mettere su la batteria, guardate sempre dove sono i nostri contatti. Adesso ve lo giro così, ok? E la batteria va messa così, con i contatti qua sotto. Eccoci qua. Per rimettere su la cover mettete così, eccoci qua, ecco qua, ok. Qua avete il tasto del bilanciere del volume più e meno per alzare e abbassare il volume. Apro il mio cellulare, tolgo la pellicolina del nostro display e andiamo a accenderlo, così vediamo anche la prima accensione. Speriamo ci sia in batteria, eccolo qua, sì, Brondi 4G, eccoci qua. Togliamo anche quello di qua, così vediamo un attimo il cellulare come è fatto. Ecco qua. E qua togliamo. Vedete che bello orologio che ha. Bello orologio, potete metterlo anche digitale se non sbaglio. Dopo andiamo a vedere comunque il menu. Questo si apre così. Allora, vedete che c'è scritto inserisci SIM 1 e 2. È normalissimo perché voi andate, se mettete su una, l'altra resta sempre. Comunque, cioè, avete sempre due SIM da poter mettere. Andiamo a vedere un attimo il menu, bello grande con icone enormi, eccole qua, non so se le vedete, eccoci qua, così. Qua abbiamo la SIM comunque con rubrica, messaggi, poi abbiamo telefono, multimedia andiamo a vedere cosa c'è dentro, fotocamera. Allora, per spostarci da un menu all'altro ci si sposta con questi tastini qua, destra, sinistra, su e giù, ok? Adesso vediamo se riesco a farvi vedere così. Allora, destra, sinistra, vado giù, lettore video, registratore, quello che c'è. Quello che mi interessa, vado su galleria e gli do l'ok quando volete andare dentro da qualche parte. Per tornare indietro, quello che c'è scritto qua, dove c'è scritto indietro, dovete andare con questo tasto qua. Quindi quello che c'è scritto qua corrisponde a questo tasto qua bianco, quello che c'è scritto qua corrisponde a questo tasto qua sotto. Ok? Quindi indietro, indietro, poi andiamo su lettore audio, fotocamera, questa è la sveglia, strumenti, andiamo a vedere strumenti che cos'ha, Bluetooth, quindi avete il Bluetooth 5.1, calendario, sveglia, calcolatrice, torcia, timer, cronometro, orologio mondiale, internet, stile del menu e basta. Indietro. Qui abbiamo i profili, quindi se volete andare a mettere le suonerie, profili, scusate, andiamo qua, profili, generale, silenzioso e riunione. Se voglio cambiare profilo, faccio opzioni, impostazioni e regolo il profilo come voglio io. Una volta che avete fatto, schiaccio fatto e il gioco è fatto. Impostazioni, qui abbiamo tutte le impostazioni. Impostazioni del telefono, come vedete qua. Aspetta che vi avvicino un po' perché mi sa che, ecco qua, questo è tutto il menu, telefono, profili, poi abbiamo impostazioni chiamate, sicurezza, chiamate rapida, impostazione rete, ripristina impostazioni e qui è tutto quello che serve. Bello sto display supersonico qua perché è bello anche fuori, così vedo bene l'ora. Provo a accendere la torcia, eccolo qua, io adesso premo. Dovrebbe accendersi la torcia, forse va fatto solo da aperto. Ah, ok, dovete aprirlo così e l'avete aperto, vedi? Torcia spenta,
Ok, hanno fatto questo sistema qua che deve essere aperto perché altrimenti ce l'ho in tasca, ma le premo e erroneamente appunto accendo la... Però di luce ne fa tantissima. Guardate che bella torcia. Spengo un attimo la luce e guardate quanto illumina. È molto interessante. Display bello grande, qui abbiamo i messaggi come dicevamo, e qui abbiamo la fotocamera, l'FM appunto per andare sulla radio, tasti enormi, perché sono veramente enormi. Beh, ben fatto, molto bene. Voglio spegnere la torcia, tengo premuto il tastino qua, torcia spenta, ed è venuto fuori. Bene signori, io direi che è tutto quello che dovevo dirvi. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Vi lascio sotto qui appunto se volete acquistarlo e soprattutto fatemi delle domande perché io vado così dritto, nel senso che quello che dovevo dire l'ho detto. Era giusto per capire appunto come è fatto questo cellulare qua, che può sembrare semplice, ma poi quando ce l'avete iniziate a chiedervi come faccio a fare questo, come faccio. Scrivetemi pure nei commenti, io cercherò di rispondere a tutti, non sarò subito, magari non so, mezz'ora dopo, però quando vedo i commenti cerco di farlo. Se non so farlo, vado a vedere col cellulare che ho qua e vado a vedere come funziona. Signori, grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!